Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Un saluto a tutti, buonasera. Allora Carlo, ci ritroviamo dopo una gara che non ci ha soddisfatto, risultato che non ci aspettavamo e anche prestazione, no? Devo dire, la prima domanda che arriva è proprio su questo, ovvero ti chiedono: Carlo, perché questo Milan non riesce a trovare continuità? Perché è una stagione anomala, perché non è facile giocare Champions League e campionato, soprattutto per una squadra giovane che non ha in squadra in questo momento delle individualità che ti possano aiutare quando magari a livello di gioco complessivo non funziona. Non mi consola il fatto che le altre abbiano le stesse difficoltà, visto che giocano anche loro le coppe europee, e anche la Juventus che batte la Sampdoria 4-2 non ha giocato una bella partita. È una stagione anomala, quindi preparazione, e infatti è una stagione anomala che sta coinvolgendo tutte, soprattutto le squadre che giocano con ritmo e intensità. Il Milan l'anno scorso per vincere ha giocato con un pressing asfissiante, correndo, muovendosi. In questo momento poi purtroppo recuperato Maignan, che ha dimostrato anche ieri di essere un fenomeno totale. Purtroppo abbiamo perso l'altro fenomeno totale, Leao, e quindi Pioli, che adesso come sempre va sulla graticola. In questo momento adesso c'è la domanda: perché non ha messo subito le alternative invece di mettere i titolari stanchi? Perché visto le alternative come sono entrate in campo, non credo forse che sarebbe cambiato molto. Quindi Carlo, credi che la critica fatta a Pioli sia principalmente questa o c'è anche altro? L'allenatore quando non vince o quando è in difficoltà c'è tutto, no? La preparazione, la crescita mancata degli uomini, siamo abituati così, non sto a seguire tutte queste cose. Certo. Adesso dobbiamo preparare bene la partita di Udine e poi vedere. In questo momento nessuna squadra, ovviamente eccetto il Napoli, riesce a trovare quella continuità. Il rimpianto che può avere il Milan ce le hanno anche le altre, quindi non è che il Milan deve rimpianti. Sì, diciamo che la Roma potrebbe avere 53 punti senza neanche soffrire, battendo Cremonese e Sassuolo, ne ha 47. Noi la stessa cosa, l'Inter addirittura mi sembra che abbia perso con l'Empoli, pareggio con la Sampdoria, anche lei, inutile fare l'elenco, ha dei problemi, e quindi è una situazione di stallo, nessuno vuole andare avanti e vediamo chi sarà la prima che ne esce, ma non credo che ce ne sia una che ne esce prima delle altre, perché se vai a vedere il mese di aprile della Juventus, se passasse col Freiburg, o dell'Inter se passasse col Porto, ma anche se non passasse, e anche il Milan che però non ha le 2 semifinali di Coppa Italia, è un mese da giramento di testa, quindi è una situazione sull'orlo del rasoio. L'importante è che adesso il Milan, secondo me, rispetto alle altre, ritrovi Leao, che è in totale crisi di fiducia in questo momento. sì, diciamo infatti che non c'è una squadra in questo momento che sta uccidendo la lotta Champions, sono tutte lì che... Carlo, ma è appunto su Leao, ovviamente il discorso del rinnovo emerge sempre, però in realtà io vedo un ragazzo che... Sì. Io vedo proprio un ragazzo che ha perso un po' di fiducia anche in se stesso, non so se sei d'accordo. Non un po', ha perso totalmente la fiducia in se stesso. In questo momento non è in grado di dribblare un palo. Qualcuno dice può darsi che sia a ruolo, però ieri l'abbiamo visto nel primo tempo spessissimo sulla fascia di sinistra là, l'abbiamo visto spessissimo sulla fascia di sinistra di qua, dove davanti alla panchina di Paolo Sosa, e niente, proprio non va via, niente. Proprio in questo momento è un giocatore, non è un giocatore, ha effettuato un paio di tiri, il minimo indispensabile. Io non ho particolari critiche da farle, è un giocatore senza fiducia e in questi casi uno sportivo deve uscirne da solo, non so se non giocando o giocando. Di solito
giocando secondo me rischia anche di peggiorare, deve resettare la situazione. In questo momento è il peggior Leao da quando è al Milan, perché all'inizio della sua carriera rossonera veniva accusato di essere magari non continuo, però non continuo vuol dire che quelle belle giocate non le faceva tutte le partite, Sì. ma le belle giocate le faceva. In questo momento non fa una bella giocata assolutamente, e quindi è veramente ecco perché è una situazione anomala, perché non credo che abbia disimparato a giocare, oppure arriva la firma sul Chelsea o con il Milan improvvisamente si mette a volare. Non ci credo, io non ci credo. Ma tra l'altro, Carlo, a fine primo tempo proprio dallo stadio abbiamo visto che Giroud è andato a consolarlo, no? Proprio anche simbolo un po' di questo suo momento. È un giocatore al quale bisogna stare vicino, non è un giocatore di tempra alla che si aveva. In questo momento è un giocatore che punta all'uomo e mentre pensa dice tanto questo non lo supero mai. Sì. E io sono sportivo anch'io, e quando la pallina non vuole andare di là, dice adesso tento il lungolinea, ci provi, il lungolinea non va mai. Poi magari cambi la cordatura della racchetta, cambi qualcosa, ti vanno bene 2 tiri, dici bene, e riprendi la fiducia, ma devi ritrovartela da solo. Carlo, ma ti chiedono anche, tolto un attimo il discorso Leao, della fase offensiva, perché Pioli ha parlato anche di mancanza di precisione. Ti chiedono infatti cosa manca in questa fase offensiva che alla fine parte Giroud. Mancano i giocatori, adesso vediamo se torna Ibra, che ieri a me non è dispiaciuto, l'unico tiro in porta l'ha fatto lui, sarà un caso, perché oltre che il gol, il Milan ha fatto un tiro in porta bello e l'ha fatto lui, sarà un caso. Origi si è mosso con un po' di vivacità, anche lì attenzione ai luoghi comuni però, perché Origi è cioè senza guardare, uno deve valutare la prestazione. Ieri non lo so, poi dopo magari gli avete dato un bel voto, io non so, quando si parla di quel giocatore lì, De Ketelaere per me ieri non ha dato come sempre nulla, assolutamente. Beh, però nulla. mette Origi davanti alla porta. Posso dirti sì, è vero, perché di De Ketelaere voi ricordate sempre io mi ricordo questo, però è uscita, cioè ha messo la palla ad Origi, forse sai magari non avendo realizzato il gol l'ho messa nel dimenticatoio l'azione, no? Ma qual è stata? Quando ha fatto il cross dove sono andati Ibra e Origi insieme? Poco prima lui fa un filtrante per Origi che però si incespica e non va in avanti e la palla va a Ibrahimovic. Sì, quell'azione lì verso il finale. Quindi la sua azione l'ha fatta, è così che... No, io mi ricordo questo Carlo, ma devo dire che dei nuovi entrati, a parte Ibra, ho visto poco. Infatti quando si dice perché non ha messo subito i freschi che sono entrati, non è che... Florenzi mi è piaciuto. Sì, ci ha messo un po' di anima. No, ma poi è un giocatore di personalità. In questo momento abbiamo bisogno di giocatori di personalità. Carlo, per chiudere ti chiedono chi temi di più per questa lotta Champions, nonostante il momento un po' così di tutte, come dicevamo prima. Temo solo il Milan. Risposta banale, risposta stupida, puoi giudicarla come vuoi, ma temo solo il Milan. Ma è giusto. Posso pensare che il Milan arrivi dietro la Lazio e la Roma. Se arriva dietro la Lazio e la Roma è giusto che non andiamo in Champions League. Io sono molto onesto, non mi arrampico. Se il Milan arriva dietro la Lazio e la Roma e non va in Champions League, merita di non andare in Champions League. Sì, devo dire che il nemico del Milan è proprio il Milan stesso. È banale anche questa, però lo penso. Vediamo, mi dispiace che adesso ci siano tutte le accuse a Pioli, che passa da un sì a un no, a un sì a un no. Vediamo anche quella cosa lì, speriamo che non è che abbia un grande aiuto dalla panchina in questo momento Pioli, anche lui, quindi vediamo. Va bene, con l'Udinese, che è un avversario difficile, complicato. Sì, vedremo senza Giroud se ce la caveremo a Udine, ma avremo tempo per parlarne. Infatti ti do l'appuntamento domani alle ore 19, sempre qui sul nostro canale YouTube. Sarà così, ti abbraccio, un saluto a tutti. Ciao Carlo.